Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Abbiamo visto nell'ultimo video come, nonostante tutte le attenzioni fatte, qualche difettuccio nel risultato della verniciatura lo abbiamo avuto. Questo è abbastanza normale in quanto non abbiamo una stanza apposta, un'attrezzatura molto di base, per cui ci sta. Vedremo però in questo video come recuperare al meglio i difetti di buccia d'arancia o colatura in modo da rendere il lavoro migliore possibile. Ad una vista sommaria il risultato è molto buono, ma andando a vedere nel dettaglio qualche difetto lo troviamo. Per esempio in questo lato destro troviamo un po' di buccia. Per rimuovere questa buccia dovremo intervenire con un'abrasione. La effettueremo con della carta 2000 ad acqua. Quando passiamo degli abrasivi sulla verniciatura è molto importante stare attenti alle parti spigolose, alle curve, perché in questi punti rimane meno prodotto e lo spessore della vernice è più basso. Dunque, agendo con un abrasivo potremmo rischiare di togliere tutta la vernice e scoprire la parte del telaio, rovinando così tutto il lavoro fatto. Agiremo quindi proteggendo queste parti con un po' di nastro. La superficie da trattare naturalmente va ben pulita e poi bagneremo con dell'acqua, bagneremo anche la carta. Con un tacchetto apposito, in questo caso io adopero questo materiale da imballo perché è rigido ma abbastanza diciamo malleabile, andremo ad abrasare leggermente la parte in questione. Ci accorgeremo di avere risolto la buccia quando l'attrito che sentiremo diventa più forte, perché vuol dire che la parte si è spianata. Asciugando vedremo bene se dobbiamo continuare ad abrasare o se abbiamo risolto. Vedete? Ancora dobbiamo insistere un po'. Quando la superficie risulterà uniformemente opaca e quindi liscia, avremo finito di abradere la parte della buccia e quindi potremo proseguire con la lucidatura. A questo punto possiamo togliere il nostro nastro carta. Per la lucidatura useremo della pasta abrasiva molto fine. Io uso questo prodotto che fanno vicino a me, che è molto buono. Mettiamo un po' di prodotto sulla parte da trattare. Cerchiamo di estenderci anche alla parte che non abbiamo trattato con la carta abrasiva per rendere tutto il più omogeneo. E andiamo a lucidare. Usiamo adesso un panno in microfibra morbido, nuovo possibilmente, non ci deve essere sporco, per vedere il risultato finale. Possiamo notare già dal riflesso come la buccia d'arancia sia completamente sparita, rendendo l'effetto decisamente più bello alla vista. Adesso invece vediamo di recuperare queste colature
1, 2 e 3 che si sono formate sotto il naso della Vispina. Con il nastro carta andremo a circoscrivere la parte da trattare, ovvero da carteggiare, per tornare alla normalità, ovvero per renderlo omogeneo con il resto. Ecco. Dopodiché con una 400 la arrotoliamo e andiamo ad abradere la parte interessata. Fino a che non si sarà spianato al pari del nastro. Passiamo quindi una 600 una 1000 ed infine la nostra 2000 ad acqua. A questo punto possiamo togliere il nostro nastro carta e dare sempre con la 2000 una passata Per rendere il tutto più omogeneo. Vediamo. Vedete che è già praticamente sparita. Provvederemo adesso a lucidare. Vedete? Tratterò adesso anche questi altri e poi vi farò vedere il lavoro finito. Ecco il lavoro finito. Praticamente non si vede quasi più niente. Andiamo adesso a montare il bordo scudo. Mettiamo del nastro carta per proteggere la verniciatura. Prima di iniziare a fissare il bordo sarà importante tenerlo bloccato lateralmente allo scudo. Iniziamo quindi tramite questo apposito attrezzo a fissare il bordo nei vari punti lungo lo scudo. Vi metto il link in descrizione. Una volta fissato in più punti potremo togliere le nostre cinghie ed andare a schiacciare il nostro bordo lungo tutto lo scudo. E anche il bordo è montato. Montiamo adesso le stecche poggiapiedi che avevamo precedentemente provato prima di effettuare la verniciatura.
Per proteggere la vernice e migliorare l'impatto visivo, sostituiremo queste rondelle di metallo con queste piccole rondelle di plastica bianca. Ed ecco le pedane montate. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Quindi per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio di essere stati con me. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. Se avete dei consigli, delle domande da fare, scrivetelo pure nei commenti. Alla prossima!